Bentornati nel forum. Dato l'inaspettato successo che ha avuto il mio vecchio video sui giochi di ruolo in solitaria, questa è la seconda parte. Come avete visto abbiamo cercato di ricreare l'atmosfera che c'era nel primo video, solo che ero nella vecchia stanza di registrazione, ovvero la stanza di ricevimento degli ospiti. Qui invece sono nella mia stanza hobby, sembra una cosa molto da canale YouTube veramente serio, cosa che non so se ci possiamo definire. Quindi ho deciso di portarvi altri giochi di ruolo che potete tranquillamente giocare in solitaria o, perché no, utilizzare come risorse per le vostre, prima o poi si spera, campagne insieme a qualcuno. Devo fare una nota: il primo che presenterò non è effettivamente un gioco di ruolo, ma un metodo per giocare di ruolo che ho effettivamente scoperto anch'io poco tempo fa e ritengo che sia particolarmente rivoluzionario, sebbene esista da tantissimo tempo, quindi in realtà io non ho scoperto nulla, arrivo semplicemente in ritardo su qualcosa che esisteva già da ben lungo tempo prima che io ne parlassi. Quindi come primo titolo, appunto, io cito il sistema Oracle. Ora, il sistema Oracle è appunto un sistema che è molto spesso usato non solo per giocare in solitaria, ma anche come risorsa per i master. È un sistema che ci permette di rispondere attraverso o il tiro dei dadi o l'estrazione di carte a delle semplici domande. Possono essere un sì no, un sì ma, un no ma, quindi con più possibilità, oppure un sistema alternativo che ci permette di rispondere a domande più complicate. Per fare un esempio molto pratico, l'Oracle lo potete utilizzare per domande che vanno da: arrivo in questa città, è governata da un re? Sì, no. Oppure per rispondere a domande molto più complicate, tipo: com'è il sistema politico di questa città in cui io sto entrando. Serve per randomizzare, diciamo così, ma dare anche una specie di senso narrativo all'avventura che stiamo vivendo, che è essenziale se siamo da soli, perché se no si rischia di adattare tutto alla narrazione che più ci conviene e quindi un po' di casualità non guasta mai. Ma è anche una risorsa assolutamente adatta per quei master che magari vogliono iniziare e preferiscono avere più risorse possibili a loro vantaggio, oppure per quei master di qualsiasi grado che preferiscono avere un pochino più di casualità, di randomicità nelle loro scelte, e anche perché è molto veloce, ci permette di dare una risposta molto rapida, anche facendo estrarre al giocatore a delle domande per cose che magari non si erano preparate. Attualmente il sistema Oracle ha un sito, cercheremo di mettere tutti i link possibili in descrizione, che ci parla anche di quello che è il gioco di ruolo in solo, in una descrizione abbastanza breve ma efficace, che ci permette subito di capire come e quali sono le regole che dovremo seguire per giocare in solitaria. Attualmente è adattato, o quantomeno nel sito di riferimento, per D&D quinta edizione e anche per Cyberpunk Red, nel caso vogliate esplorarlo. Sono abbastanza sicuro che si possa adattare a qualsiasi altro tipo di gioco voi vogliate. Molti dei giochi che nomineremo qui usano in un qualche modo il sistema Oracle, che in realtà è un sistema molto adattabile, potete adattarlo un po' come volete, e è secondo me anche interessante perché ci permette di esplorare quei giochi un pochino più tecnici da soli, non necessariamente perché non abbiamo un party e quindi non ce li possiamo giocare con il party, ma anche per capire meglio le meccaniche in una maniera più tranquilla. D'altronde quando si gioca al tavolo con altre persone è tutto un po' più frenetico, mentre giocarlo da solo molte volte può aiutare a capire con più tranquillità le meccaniche, a osservare aspetti più meccanici o più narrativi particolari che possono, perché no, servire poi quando giocheremo al tavolo per un master, per capire meglio e quindi gestire meglio e più velocemente un sistema. Quindi vi consiglio di controllarlo. Il secondo titolo che a questo punto vi consiglio è One Day at a Time. È un gioco di parole, ovviamente quasi tutto quello che tratterò qui, anzi tutto quello che tratterò tranne un solo titolo è in inglese, ma non credo che ormai abbiate problemi quantomeno a comprendere questi titoli, dato che è
sono scritti in maniera molto comprensibile anche se in inglese. One Day at Time è in realtà un gioco di parole, perché time è scritto come time con il TH, che vorrebbe dire timo in inglese, quindi sarebbe un giorno al timo. È un gioco di parole con appunto una volta al giorno, con time e time, proprio tempo. È un gioco di, scusatemi leggo, ma per fare giustamente riferimento all'autore, J.D. Marcade. Lo potete trovare su itch.io, tra l'altro gratuitamente, con una offerta che vi consiglio di fare per l'autore. Anche è disponibile una versione diciamo Halloween, spooky si potrebbe dire, e come in realtà molti altri giochi di ruolo in solitaria che andremo a vedere è una specie di esercizio di scrittura creativa, che è un'abilità che non è male avere in realtà. Semplicemente è un breve manualetto che ci darà le istruzioni per scrivere le avventure giornaliere di una persona normale in un mondo, direi, fantasy favolistico. Noi interpreteremo questo personaggio che vive nel suo piccolo cottage, nella sua piccola tenda, nella sua piccola abitazione da qualche parte, e vive le sue avventure quotidiane basate su degli eventi che saranno generate casualmente attraverso l'estrazione delle carte, e noi scriveremo semplicemente il diario di questo personaggio. Molto carino e molto rilassante perché l'ho provato, ma anche utile perché ad esempio magari potreste così creare il diario in game di un NPC che volete far trovare nel caso poi giocate con un party. Sono tutte poi risorse anche che possono essere utilizzate per un master. Esiste appunto una versione Halloween nel caso vi interessi particolarmente, ma è un titolo che oltre che dare un esercizio di scrittura creativa è anche molto rilassante da giocare, devo effettivamente ammettere che lo è. Rimaniamo sul tema di scrittura creativa con The Adventurer di James Chip, sempre disponibile su itch.io, questa volta a $5 più o meno. Semplicemente scriveremo il giornale di viaggio di un avventuriero che si sposta da punto A a punto B, immaginando mano a mano sulla falsariga di degli eventi che di nuovo ci saranno presentati attraverso l'estrazione di carte, gli si presenteranno nel suo viaggio, e potrebbe essere quindi eventi strani, eventi banali, scoperte di luoghi, descrizione di luoghi che possiamo tranquillamente inventarci e scrivere noi. Ugualmente dato per fare i journals, i giornali di NPC nel caso vogliate inserirlo in una vera e propria avventura. Cosa particolare di The Adventurer è appunto che per rispondere a domande particolari, magari dei luoghi in cui arrivate o nel caso di dubbi, consiglia di utilizzare il sistema Oracle, dando anche una sua interpretazione delle sue tabelle personalizzate del sistema Oracle, quindi per dimostrare che comunque è un sistema abbastanza conosciuto, o in generale con riferimento all'Oracle è un metodo abbastanza conosciuto nel GDR in solo. Continuo consigliando anche Alone in My Car. Ora, Alone in My Car è dello stesso autore di Alone Among the Stars, che era nel primo video, sostanzialmente era il giornale di viaggio di un esploratore spaziale. Qui in realtà è diverso perché non richiederà di scrivere, richiederà di registrarci per prendere come spunto quell'effetto che sentire la nostra voce registrata ci fa un effetto strano. Io effettivamente, sentendo i miei video registrati, questo effetto l'ho sperimentato diverse volte. Il tema del gioco è molto semplice ed anche molto in connessione con determinate situazioni in cui ci potremo trovare davanti, perché l'idea è che noi siamo nella nostra macchina, stiamo guidando per raggiungere casa di un amico che ci ha chiamato perché ha dei seri problemi e desidera parlarcene. E noi dovremo appunto parlare a questo registratore di questa situazione, di cosa pensiamo potrebbe essere successo, di come potremmo provare a affrontare la situazione, o eventualmente, per chi lo voglia fare, un'analisi più introspettiva analizzando anche problemi personali. Non esattamente la mia categoria di gioco, ma può essere interessante per alcune persone, soprattutto per il fatto della registrazione, perché dobbiamo semplicemente parlare, che può essere anche molto terapeutico o servire semplicemente per passare il tempo. E come quinto titolo consiglio Il Naufrago. Non è esattamente un gioco di ruolo, ma una specie di gioco da tavolo in solitaria. Ora, Eddie Quain, ovvero Molinari Michele,
è apparso un po' di sfuggita in una delle nostre live, consigliato da uno dei nostri invitati. È un creatore di giochi di ruolo, di giochi da tavolo molto semplici italiano. Ha un suo titolo Giochi di Quain, scritto QWEIN, che potete scaricare totalmente gratuitamente con la possibilità di fare un'offerta al creatore, cosa che consiglio caldamente perché sono dei giochi molto semplici ma anche molto molto carini. Comunque un creatore di contenuti locale è secondo me anche importante finanziarlo, comunque supportarlo. Semplicemente noi siamo dei naufraghi su questa nostra zatterina, avete presente come quella classica da cartone animato? Letteralmente il gioco è composto da 4 pagine, avremo una specie di plancia di gioco composta da piccoli esagoni e ci dovremo spostare con la nostra zattera a secondo dei tiri di dado e vedere gli eventi che ci accadono nelle zone di mare per cercare poi di raggiungere la salvezza e quindi la nave che ci salverà oppure la terraferma. Molto carino, molto semplice, giusto per passare qualche minuto se non avete nulla da fare, molto divertente da giocare. Questi sono 5 giochi che consiglio. A questo punto mi devo fare delle conclusioni finali. Innanzitutto perché secondo me il gioco di ruolo in solitaria è qualcosa di... Quando mi avvicinai all'idea andai a cercare un po' su internet e tutti lo vedevano come una cosa assurda, folle, da persone estremamente sole, scusatemi il termine dialettale, ma in realtà può essere effettivamente molto utile. C'è chi non ha tempo, c'è chi vuole provare prima un sistema, c'è chi gioca effettivamente di ruolo con un suo gruppo ma vuole fare delle esperienze diverse. È un modo diverso di giocare che ci può aiutare a esplorare con più attenzione o più tranquillità in maniera diversa un sistema, oppure ci può dare delle esperienze diverse come quelle di scrittura creativa. Ci sono in realtà un grandissimo numero di giochi di ruolo in solitaria che io vi invito a andare a cercare e di esplorare oltre quelli che ho consigliato io. La maggior parte sono appunto spesso di scrittura creativa, ma hanno molte idee interessanti che possono servire semplicemente per farvi passare qualche minuto o per avere magari idee più interessanti per quando effettivamente giocate di ruolo. Io ho la mia ambientazione fantasy che alcune volte uso, One Day at a Time mi ha aiutato a individuare un personaggio effettivo che poi ho deciso di inserire. Non è una cosa in realtà così tanto strana come si potrebbe pensare, perché in altri ambiti tipo il wargame in solitaria è qualcosa di tranquillamente accettato, cioè semplicemente giocare con 2 eserciti contro te stesso per provare strategie. Inoltre mi sento a questo punto assolutamente in dovere di nominare il fatto che anche The One Ring prevederà un manuale per giocare in solitaria. Lo prevedeva anche Valraven in realtà una possibilità del genere, quindi è una tecnica di gioco che si sta sempre di più sdoganando. Quindi oltre che provare questi giochi e supportare questi creatori, io vi consiglio di andare, come ho già detto, a cercare secondo i vostri interessi altri di questi titoli. Ripeto che per The One Ring ci sarà la possibilità e c'è già il manuale per giocare in solitaria. Spero di avervi interessato con questa veloce seconda parte dei giochi di ruolo in solitaria. A questa seguirà un altro mio video di un gioco di ruolo che effettivamente è in solitaria ma merita la sua recensione staccata, perché è un gioco di ruolo effettivamente indipendente che può essere giocato sia in solitaria sia come effettivo gioco di ruolo. Quindi vi rimando al mio prossimo video. Vi ringrazio per aver visto il video, vi invito, se vi è piaciuto, a condividerlo, a passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram e Telegram. Francesco da From Sententiam, chiudo.